Ma chi lo avrebbe mai detto? Apple Vision Pro è un flop. No ragazzi, questo non è l'Apple Vision Pro, ma bensì il Meta Quest 3. Io purtroppo non sono né così influencer né così ricco da potermi permettere un Apple Vision Pro, ma oggi parliamo proprio di lui. Parliamoci chiaro ragazzi, dopo le prime settimane in cui l'Apple Vision Pro veniva utilizzato anche sul treno, è praticamente scomparso dai radar, non se lo è filato più nessuno. E no, non sono bastate nemmeno le centinaia di recensioni di tech influencer super famosi per salvarlo dal suo triste destino. La butto lì ragazzi, nella mia totale ignoranza, ma forse non sarà stato che magari $3.500 per un visore di realtà mista, aumentata, più virtuale, magari fossero leggermente troppi per la gente comune come me, come gran parte di voi che state guardando questo video? No, vabbè, chiedo soltanto, $3.500 ragazzi, poi più o meno 3.500 euro, praticamente quasi 3 stipendi italiani per un visore così acerbo, sia nel software, dopotutto è una prima versione, sia nell'applicazione nella vita quotidiana. Magari non saranno un po' troppi anche se c'è una mela morsicata stampata sopra? Beh, Apple, capito un po' l'andazzo, o meglio l'andamento del mercato e la perdita di interesse dei consumatori riguardo al suo visore, ha innanzitutto deciso di dimezzare di fatto le stime di vendita del suo Apple Vision Pro, portandole da 800 a 400.000 esemplari e accantonando almeno per ora lo sviluppo di un nuovo Apple Vision 2 Pro, preferendogli invece un visore più economico. Forse Apple questa volta ci è arrivata. Ma aspettate ragazzi, perché sì, l'idea è quella giusta e non ci voleva di certo un genio del marketing per arrivarci, ma parliamo pur sempre di Apple e un visore economico non sarà mai davvero economico. O meglio, anche se il prezzo di questo nuovo visore economico dovesse essere la metà di quello attualmente presente sul mercato del modello Pro, sarebbe comunque superiore ai 1.000 euro, dovendo inoltre tagliare per ovvi motivi delle funzionalità e caratteristiche che differenziano l'Apple Vision Pro dal resto della concorrenza, portando quindi la versione economica ad essere più simile ad un Meta Quest 3, ovvero il visore che attualmente ho tra le mani. Lui ragazzi lo uso giornalmente sia per lavorare, per incrementare la mia produttività, avere 3, 4, 5 monitor davanti agli occhi è una figata assurda, sia per giocare o per l'intrattenimento, come ad esempio su Netflix. Lui più o meno riesce a fare quasi tutto quello che fa l'Apple Vision Pro, ma con una qualità un po' inferiore. Ma ovviamente parliamo di 550 euro contro i $3.500 dell'Apple Vision Pro. Inoltre Meta ci lavora attivamente e quasi ogni settimana arriva un nuovo aggiornamento che migliora delle cose presenti e ne aggiunge delle altre. Poi parliamo ovviamente di un prezzo superiore ai 500 euro, anche se di poco, quindi non proprio economico, ma per tutto quello che lui è in grado di offrire è davvero un prezzo eccezionale, almeno a mio parere. E anche le vendite mi danno ragione, in quanto è il visore di realtà virtuale, realtà mista, realtà aumentata più venduto sul mercato. Se volete acquistarlo ragazzi, vi basterà entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, cercare Meta Quest 3 e lo troverete al suo prezzo più basso. Spesso ci sono delle offerte, degli sconti, dei coupon che vi permetteranno di acquistarlo ad un prezzo davvero molto conveniente, sia lui che il modello precedente, il Meta Quest 2, che non è un visore di realtà mista ma solo virtuale, più pensato per i videogiochi. Tutto ciò ragazzi per farvi capire quale mercato potrà avere un Apple Vision Pro economico, venduto comunque oltre i 1.000 euro, quando sul mercato ci sono già delle validissime alternative che hanno già conquistato sia aziende sia consumatori più sporadici come me o voi che state guardando questo video. Insomma, l'Apple Vision Pro, nonostante l'incredibile campagna di marketing pubblicitaria che ha ricevuto e a conti fatti il primo vero flop dell'azienda della mela morsicata, beh ragazzi, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra. Fatemi sapere se anche voi utilizzate dei visori di realtà virtuale, mista o aumentata e se sì, quali.
e per cosa li utilizzate. Parliamone qui sotto, ragazzi, dite la vostra. Se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi con un like, iscrivendovi al canale e condividendolo a tutti i vostri amici. Questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!